La stagione sportiva è ufficialmente terminata, per noi interisti è una delle più belle dal post triplete, se non addirittura la più bella, visto anche come sono finite le partite delle nostre rivali, ma a parte questo, di cui abbiamo già parlato a lungo negli scorsi giorni, è arrivato quindi il momento, sono arrivati i giorni dei bilanci, i bilanci di fine stagione, i bilanci di chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Ne abbiamo già fatti diversi, in particolare sull'Inter che abbiamo visto appunto in quest'anno. Oggi è arrivato il momento di chiudere anche il capitolo con i giocatori dell'Inter in prestito in giro per il mondo. Nella nostra rubrica Interisti on the road, con la quale vi accompagniamo a cadenza più o meno regolare durante la stagione, dandovi tutti gli aggiornamenti appunto sui giocatori che l'Inter ha in giro per il mondo, direi che questo è il capitolo finale per questa stagione, in cui tracciamo una linea su tutte le prestazioni dei nostri ragazzi, anche per capire chi ha fatto bene e chi ha fatto male, ma soprattutto chi possa essere spendibile per un ritorno all'Inter, perché c'è un nome in particolare, lo so che avete in testa quel nome che è il principale ed è quello dal quale partiremo, ma ce ne sono anche altri, io direi almeno un paio che meritano un po' di attenzione, che potrebbero essere utili sia dal punto di vista tecnico, quindi ragionando sulla possibilità di inserirli nella squadra della prossima stagione, ma perché no, anche da un punto di vista economico. Sappiamo che l'Inter, ma non solo, soprattutto quando ha a che fare con dei giocatori giovani che possono avere un buon futuro, ne ragiona anche da un punto di vista economico. L'ha già fatto più volte in passato e questo talvolta è anche servito magari per evitare delle cessioni più pesanti. Mi viene in mente il caso di Casadei, scusate il gioco di parole, che qualche anno fa venne venduto per una cifra notevole, circa 20 milioni di euro, e faceva parte di fatto della primavera dell'Inter, e questo aveva aiutato anche ad evitare delle cessioni più importanti. Facciamo quindi il punto all'interno di questo episodio conclusivo di Interisti on the road, nel quale vi do il ben ritrovati, amiche e amici passione interisti. Come sempre vi chiedo massimo supporto per questa serie che di solito vi piace molto, quindi vi ringrazio in anticipo per il mi piace e per i commenti che vi invito a lasciare qui sotto, e poi se volete potete anche passare dal club di Passione Inter, qui trovate il QR code che potete scannerizzare. Cominciamo allora con il primo nome che vi dicevo prima, so essere il principale anche per tutti voi, che è ovviamente quello di Aleksandar Stankovic, che ha una particolarità però, perché Aleksandar Stankovic non è in prestito. L'Inter lo ha venduto a titolo definitivo al Club Brugge in Belgio, però ha, come sappiamo, una clausola di recompra che può esercitare già in questa prossima estate che inizia a breve, e un'altra clausola che potrà esercitare la prossima estate. Quindi secondo me e secondo noi è comunque sensato mantenere un occhio su di lui. Beh, Aleksandar Stankovic è indubbiamente il giocatore di quelli che l'Inter ha un po' in giro per il mondo che ha fatto meglio in senso assoluto, classe 2005, gioca di fatto nel ruolo di mediano barra mezzala, secondo me può fare un po' entrambe le cose. Come è andata la sua stagione? Beh, ha vinto il campionato con il Club Bruges e ha vinto anche il premio di talento della stagione, quindi sia un, diciamo, un risultato collettivo. Il principale è che un premio individuale, ha fatto molto bene anche in Champions League, tant'è che 3 gol e 2 assist dei totali 9 e 5 che ha realizzato in questa stagione li ha fatti proprio in Champions League, e questo è un altro segno dello status che sta pian piano raggiungendo appunto il buon Alexander, e ovviamente questo anche in virtù dell'ottimo risultato in Champions League lo ha portato ad avere gli occhi di tante big straniere su di lui. Da quello che sappiamo l'Inter ovviamente ne sta valutando il riacquisto e la permanenza in rosa. Ci sono però più di una voce che dice che appunto queste offerte estere potrebbero far traballare, e in caso di offerta davvero importante l'Inter potrebbe anche valutare una cessione che gli permetterebbe di fare una grande plusvalenza. Vi segnalo anche però, ne avevamo parlato anche sul nostro sito passioneinter.com nelle scorse settimane, che c'è anche una terza corrente di pensiero, diciamo così, che arriva direttamente dal Belgio, secondo cui addirittura Stankovic potrebbe rimanere un altro anno al Club Brugge per completare il suo percorso di crescita. Una soluzione che a me ad oggi sembra abbastanza strana, trova, se vogliamo, una sponda, trova una giustificazione per quello che vi dicevo prima in relazione alle clausole che l'Inter vanta, nel senso che se l'Inter lo vuole ricomprare quest'estate dovrebbe sborsare 23 milioni di euro, se volesse invece ricomprarlo la prossima estate dovrebbe sborsarne 25, quindi la differenza è comunque minima. Se l'Inter dovesse valutare la soluzione al Bruges come quella ideale, potrebbe anche percorrere questa strada, però ribadisco, secondo me, visto lo status che ha raggiunto e anche la necessità che avrà l'Inter di fare degli interventi, tenendo d'occhio sempre anche le liste, e questo è un tema che tornerà nel corso di tutto questo episodio,
io credo che la soluzione possa essere un ritorno o eventualmente appunto una cessione ad un club importante, cosa che non mi auguro. Io spero che Stankovic possa essere riacquistato e rimanere all'Inter. Ma non è l'unico Stankovic, Aleksandar, che l'Inter sta monitorando, e anche qui facciamo grande attenzione a quella che è stata la stagione di Filip Stankovic, un portiere che nel corso degli anni ha vissuto più prestiti in giro per l'Italia e anche per l'Europa. Fondamentalmente ha fatto bene ovunque e lo ha fatto anche al Venezia in questa stagione, Venezia che ha vinto il campionato di Serie B con Filip Stankovic come portiere titolare indiscutibile, classe 2002, ha messo insieme, se non erro, 16 clean sheet totali, più una serie di partite comunque giocate molto bene, comparate notevoli ed importanti, ha vinto il premio giocatore del mese nel mese di gennaio e quindi è stato comunque uno dei fattori che hanno portato il Venezia alla promozione in Serie A. Ricordiamo che l'Inter ha il 50% sulla rivendita, quindi facendola molto semplice, a qualsiasi cifra dovesse riacquistarlo dovrebbe poi essere sottratta la metà perché andrebbe in qualche modo reincassata dall'Inter stessa e questo è un grande vantaggio in sede di mercato. Vi dicevo prima, facciamo attenzione perché l'ultimo aggiornamento che abbiamo fatto con questa serie anche su Filip Stankovic risale a quasi 2 mesi fa. Al tempo la sensazione nella strategia per la prossima stagione era che l'Inter avrebbe ceduto, cioè, o meglio, avrebbe non rinnovato il contratto a Jan Sommer e l'avrebbe sostituito con un nuovo portiere. Si parlava giustamente, in parte lo si fa ancora, di Vicario. Nel corso delle settimane, come sapete, le cose sono cambiate ed è invece, sembra ormai abbastanza chiaro e definitivo, stato promosso Josep Martinez in vista della prossima stagione. Quindi questo cambia la prospettiva in termini di portiere titolare e la cambia anche in termini di portiere di riserva, perché ovviamente vanno fatti discorsi differenti. Io credo che Filip Stankovic sia un portiere con prospettive molto importanti, ma non so se fare il secondo all'Inter sia la scelta migliore per la sua carriera, perché comunque vorrebbe dire giocare poco e in qualche modo potrebbe frenare un pochino il suo percorso di crescita. Dall'altra parte sarebbe un altro giocatore che l'Inter potrebbe portare ad una cifra tutto sommato contenuta e che sarebbe molto comodo per le liste, anche lui. Mettendo sul piatto dalla bilancia entrambe le cose, io penso che l'Inter anche per la prossima stagione lo lascerà in prestito o al Venezia stesso o da qualche altra parte, però penso che le valutazioni definitive sul suo futuro possano essere fatte l'estate prossima, anche perché il test della prossima stagione per Pepo Martinez potrebbe essere sufficiente, nel senso una stagione potrebbe essere sufficiente per capire, ok, è un portiere da Inter, lo teniamo e quindi valutiamo cosa fare con Stankovic, oppure si potrebbe dire alla fine della prossima non ci ha convinto, lo dobbiamo cambiare e quindi Filip Stankovic rientrerebbe in tutti i discorsi sull'eventuale nuovo portiere titolare. Però facciamo comunque attenzione perché, come vi dico sempre, il mercato non si ragiona su ogni singolo giocatore, si ragiona sul sistema, sulla composizione globale della rosa e quindi l'ottica anche delle liste che vi dicevo prima, che magari alcuni sottovalutano, in realtà è un qualcosa da tenere in forte considerazione. Vado più veloce sui prossimi. Yanis Massolen è un altro profilo che intriga molto anche un po' per il tipo di giocatore, giocatore longilineo, molto alto, con delle caratteristiche tecniche interessanti, è stato paragonato più volte ad Adrien Rabiot, per esempio, qualcuno dice anche a Ilicic, il DS del Modena, se non sbaglio, ha fatto questo riferimento. La sua stagione è stata comunque positiva, era partito molto forte, arrivando a ottimi picchi di rendimento, soprattutto verso la fine dell'anno solare 2025, poi ha avuto una frenata nei mesi successivi per poi tornare, diciamo, a migliorare nell'ultima parte della stagione. Alla fine mette insieme 3 gol e 3 assist, un giocatore che in fase offensiva ha già fatto vedere tante cose interessanti a livello di rifinitura, ma anche di conclusione. È un calciatore che ha un bel tiro dalla distanza, sia in termini di potenza, ma anche di precisione. Per il livello dell'Inter credo non sia ancora pronto, anche perché appare come un pochino svagato in fase difensiva talvolta, e dovendo giocare, secondo me, prevalentemente da mezzala, anche se è un giocatore che, come dice anche Transfermarkt, potrebbe fare il trequartista. Io nel 3-5-2 lo vedrei bene come mezzala, però deve completarsi, deve diventare un giocatore utile e importante in fase offensiva, ma anche affidabile in fase difensiva, cosa che per esempio Aleksandar Stankovic è già, ed è normale, perché sta facendo un percorso diverso, sebbene abbia 3 anni in meno rispetto a Massolen. Anche qui tante strade aperte. Io non credo che torni all'Inter per far parte della rosa, anche perché è notizia di queste ultimissime ore il fatto che Mkhitaryan rinnovi per un altro anno e allora il ruolo di settimo centrocampista potrebbe ricoprirlo proprio Miki.
Secondo me Massolen o viene lasciato in prestito un altro anno, magari al Modena o comunque da qualche altra parte, oppure viene inserito in qualche trattativa, anche se il suo agente, che ha parlato in queste ultime ore, gli hanno anche chiesto questa cosa del fatto che Massolen possa diventare una pedina di scambio, e lui, cito testualmente, scusate la parola, ha risposto: una grandissima cazzata. Poi, per carità, lo vedremo, però diciamo che non mi sorprenderebbe fino in fondo anche questa soluzione. E questi forse sono i 3 giocatori principali tra quelli che abbiamo monitorato nel corso della stagione. Ci sono poi 2 profili che abbiamo già visto nella prima squadra dell'Inter, che sono Benjamin Pavard e Christian Aslani, 2 giocatori che verosimilmente non verranno riscattati dalle 2 squadre che li hanno avuti in prestito in questa stagione, il Marsiglia e il Besiktas, anche se su Aslani c'è qualche possibilità in più, perché lo stesso Aslani aveva detto che gli piacerebbe rimanere al Marsiglia, scusate, al Besiktas più a lungo. Come spesso succede, sapete che io mi è capitato di parlare spesso di questa cosa anche per altri giocatori, quando l'Inter cede un giocatore in prestito con diritto di riscatto e poi l'altra squadra lo vuole riscattare, chiede sempre lo sconto, quindi non mi sorprenderebbe vedere il Besiktas chiedere un piccolo sconto rispetto ai 12-13 milioni ai quali era stato fissato il diritto di riscatto quando è stato ceduto appunto in Turchia. Non ha fatto una brutta stagione Aslani, tutto sommato, ha giocato anche abbastanza, ha trovato continuità, è ad un livello non alto come l'Inter, però comunque il campionato turco non è un campionato banale, ci sono anche delle partite molto forti dal punto di vista emotivo, diciamo così, quindi un giocatore che deve crescere a livello di personalità, ha una bella palestra da quel punto di vista, non Marco Palestra, che è un altro giocatore. Quindi non lo so, vedremo. Comunque direi che il capitolo Aslani con l'Inter non si riaprirà più, esattamente come il capitolo Pavard, che ha fatto, ha lanciato diciamo un piccolo messaggio social in queste ore, aggiornando con una certa rapidità la sua bio del profilo Instagram, aggiungendo il tag non solo alla Francia, alla nazionale francese, come vedete, ma anche all'Inter. Quindi è stato molto rapido nell'eliminare Marsiglia e mettere Inter. Nel caso specifico non credo che questo abbia chissà quale peso. Pavard è un giocatore che costerebbe tanto a livello di ingaggio, non si è mai ben capito cosa sia successo l'anno scorso, ma si è capito che ciò che è successo è stato qualcosa di molto impattante. Secondo me nelle strategie originarie dell'Inter c'era lo scambio con Akanji nell'ottica proprio di un riscatto dell'Inter di Akanji e del Marsiglia di Pavard, e anche le cifre infatti erano molto simili. Alla fine l'Inter Akanji lo ha felicemente riscattato, il Marsiglia non riscatterà Pavard. Credo che si cercherà di piazzarlo in qualche modo. So che in tanti in queste ore stanno dicendo: ma perché non proviamo a reintegrarlo? Kivu ha già fatto pace, ha fatto far pace a Lautaro e Ciala, perché non provarci anche con Pavard? È un dubbio legittimo, una domanda legittima. Dall'altra parte dico, se non ci vogliono provare, significa che davvero è successo qualcosa di molto, molto grave. Abbiamo capito in questa stagione, ma non solo, anche nelle scorse, quanto nell'Inter lo spogliatoio abbia un peso importante, a volte anche superiore rispetto al valore tecnico dei singoli giocatori. E per esempio, ragazzi, il rinnovo di Mkhitaryan va molto in quest'ottica. Ho visto che in tanti si stanno un po' lamentando perché Mkhi ormai è troppo vecchio, non regge più certi ritmi, tutte cose anche verosimili, anche vere. Però se Kivu ha spinto molto in questo senso e Lautaro Martinez nel post, cos'era, Inter-Parma mi pare proprio, comunque ha detto le cose importanti, no, Lazio-Inter, scusate, post Lazio-Inter di campionato, ha detto le cose importanti su di lui. Ecco, vado in quella direzione anch'io e quindi capisco la scelta. Poi proseguiamo, andiamo con gli ultimissimi nomi. Akin Sammiro, giocatore che a me continua a sembrare un profilo super, super interessante. In questa stagione era partito molto bene anche lui, poi ha avuto un problemino alla spalla che lo ha costretto a rimanere fuori per circa un mese. Il Pisa ha cambiato allenatore portando Iliemark, che fin da subito è sembrata una scelta un po' particolare, tant'è vero che poi anche a livello di numeri, non solo per colpa sua chiaramente, però ha messo insieme delle statistiche tra le peggiori, se ho capito bene, della storia della Serie A come allenatori subentrati, e quindi anche a Akin Sammiro, quando giochi in contesti del genere, fai fatica, e anche lui dopo si è un pochino adeguato alle difficoltà della squadra. Io gli ho visto fare delle cose notevoli anche in partite di alto livello. Io ricordo Milan-Pisa, per esempio, al di là delle battute sul Milan che poi è arrivato fuori dalla Champions, però è una partita importante a San Siro. Akin Sammiro fece molto bene, e anche in altre gare della stagione. Non so se ci sia spazio per lui nell'Inter, mi piacerebbe, vi dico la verità, che non venisse
sbolognato, passatemi il termine, troppo facilmente, perché io ho la sensazione che abbia delle caratteristiche fisiche e tecniche, per quanto non sia un gigante, perché vedete è alto 1,84, però ho la sensazione che trovando il contesto giusto possa davvero esplodere e diventare, non dico un Manu Koné, però secondo me può alzare tanto il livello, quindi cederlo a pochi spicci, magari già la prossima estate, in via definitiva sarebbe un errore dal mio punto di vista. Poi vedremo cosa ne sarà. Da un certo punto di vista mi piacerebbe anche averlo all'Inter, però capisco le difficoltà. Ecco, io spero solo che si cerchi di instradarlo nella maniera migliore e la cessione possa arrivare eventualmente più avanti, perché adesso non è il momento giusto, secondo me, di cederlo in via definitiva. Andando verso gli ultimissimi nomi, quelli anche un pochino più lontani, se vogliamo, rispetto ai nostri occhi, Thomas Palacios, giocatore che nell'Inter è stato un po' una mascotte per diversi mesi, è stato ceduto poi tornando in Sud America all'Estudiantes, aveva fatto molto bene prima di arrivare all'Inter in Argentina, viene rimandato in Argentina, ricomincia a fare bene. Mi viene da pensare che forse l'Inter fosse un livello troppo alto per le sue, o perlomeno al momento, ecco, per la sua situazione, ma che il ragazzo non sia scarso. Al di là poi di come l'Inter ne uscirà dal punto di vista economico, dato che lo aveva pagato circa 7 milioni se non sbaglio, ecco, tornando in Argentina, classe 2003, quindi ancora molto giovane, sta facendo bene, era stato addirittura convocato da Scaloni nel corso degli scorsi mesi, pur senza esordire. Non voglio dire che il suo livello sia il campionato argentino, potrebbe anche alzarlo un pochino, magari sempre arrivando in Europa. Non so se sarà mai giocatore da Inter, ripeto, per me non è un giocatore scarso, anche perché sia prima di venire all'Inter che poi, in questa parentesi qui in Argentina, mostra anche una buona personalità nel giocare. E questo non vorrà dire nulla, però secondo me quando tu hai questo tipo di valore, oltre all'aspetto tecnico, ti può aiutare tanto, ecco, anche a superare determinati ostacoli che all'Inter non è riuscito a superare anche per colpa di questioni fisiche, ma non solo, evidentemente non era ancora pronto, però magari da altre parti potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni. Soddisfazioni che tutti noi speravamo potesse togliersi anche Valentin Carboni, che però, come sapete, ormai da un paio di mesi, 3 mesi anzi, a fine febbraio, si è rotto nuovamente il legamento crociato e quindi rimarrà fuori ancora per diverso tempo, tant'è vero che l'Inter, proprio notizia di questi ultimi giorni, ha deciso di rinnovare il prestito al Racing di Valentin Carboni anche per tutto il 2027, in modo tale da permettergli di recuperare bene dall'infortunio e poi ritrovare anche il campo con calma e la continuità. Aveva dei numeri dal punto di vista tecnico che potevano proiettarlo verso altissimi palcoscenici, gli mancava qualcosa a livello fisico, almeno in quel momento, nel momento migliore, diciamo, della sua carriera iniziale. 2 crociati quasi consecutivi temo che possano un po' tarpargli le ali definitivamente. Gli auguro di no, chiaramente, però la sensazione che ho è un pochino questa e comunque all'Inter la vedo un po' complessa, ecco, il fatto che possa tornare da noi ed affermarsi, esattamente come anche Franco Carboni, che ha fatto una stagione particolare. Ha cominciato all'Empoli trovando anche dello spazio nella prima parte di stagione, poi è stato mandato al Parma a gennaio e purtroppo al Parma ha messo insieme 106 minuti nelle ultime 4 partite di campionato e nelle precedenti 12 però aveva messo insieme 5 minuti. 5 minuti in 12 partite, peraltro spezzati in 3 presenze, quindi roba tipo 2 minuti, 1-1 o no, 2-2-1, qualcosa del genere, quindi non benissimo e anche lui, ecco, temo che debba essere poi ricollocato da qualche altra parte. Un percorso simile lo ha avuto l'ultimo nome di cui parliamo oggi, che è Giacomo De Pieri, era partito con la Juve Stabia, a gennaio è passato al Bari, lì ha trovato un pochino più spazio rispetto alla prima parte di stagione, quindi invertendo un po' la successione cronologica del collega Franco Carboni, però poi il Bari sapete che ha chiuso la stagione retrocedendo in Serie C ai play-out e anche lui quindi dovrà, penso, essere ricollocato, cercando magari di trovargli una sistemazione che gli possa far trovare continuità lungo tutto l'arco della stagione. Questo era quanto, ragazzi, quindi i primi nomi direi i più importanti, quelli da tenere maggiormente d'occhio, i 2 Stankovic e lo stesso Massolen. Vedremo cosa ne sarà dei 2 nomi più pesanti anche a livello economico, che sono Pavard e Aslani. Tutti gli altri, ecco, abbiamo fatto questa parentesi e capiremo un po' durante l'estate che tipo di futuro avranno.
Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito ancora una volta a cliccare qui sotto sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, fatemi sapere cosa ne pensate di questi nomi, se c'è qualcuno in particolare che avete monitorato e che tenete d'occhio con principale attenzione. Vi aspetto poi nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, oppure scannerizzando il QR code qui sopra. Ed infine, se mi stai seguendo in podcast, lo trovi in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.